Il convoglio del secondo reggimento di fanteria straniera avanza lentamente mentre il crepuscolo avvolge la giungla. Qua e là qualcosa si muove fra le fronde. Il caporale Lagarde, alias Panitteri, sente nell'aria la tensione imminente, un presagio di pericolo. L'oscurità viene squarciata dalle fiammate dei bazooka dei Viet Minh che aprono il fuoco. È un'imboscata. In un attimo si scatena l'inferno. Le esplosioni delle granate trasformano i veicoli in roghi ardenti. Il fragore assordante delle armi si fonde con i lamenti dei feriti. Ma Panitteri, con fredda determinazione, raduna i pochi legionari superstiti e organizza il contrattacco. Agisce come un fulmine nella notte, un'anima sperduta tra il fumo e il fuoco. Ma ad uno i suoi compagni cadono e lui, benché maciullato da una pioggia di proiettili, con una gamba straziata, riesce a raggiungere un mitragliatore pesante e apre il fuoco. Il suono assordante della mitragliatrice taglia l'aria con una sinfonia di morte. Panitteri lotta disperatamente quando un Viet Minh balza fuori dall'oscurità e gli addosso all'improvviso. Con il calcio del fucile gli frantuma il cranio. Il fragore del mitragliatore cessa. Il Viet Minh, vedendolo a terra, immobile, crede di averlo ucciso, ma Panitteri estrae la sua pistola e apre il fuoco. Il Viet Minh crolla al suolo, lui sì, morto. Panitteri, grondante di sangue dalla testa ai piedi, resta solo nell'oscurità, sfinito. Le ore passano, sulla scena ormai si sente solo il crepitio dei mezzi in fiamme. Panitteri, solo tra i cadaveri, perde i sensi, mentre la radio da campo gracchia inutilmente. Francesco Panitteri nasce a Trapani il 29 maggio 1921. Nel 1937, a soli 16 anni, consegue la maturità classica. A 20 anni consegue la laurea in giurisprudenza con 110. È il più giovane laureato del Regno d'Italia. Successivamente fa il concorso in magistratura e in attesa dei risultati si arruola nella Regia Aeronautica e, ottenuto il brevetto di pilota, vola come tenente volontario in Libia, a Malta e in Sicilia. Nell'aprile del 1943 decolla dall'aeroporto di Trapani e con il suo macchi da solo sbarra il cielo ad una squadriglia di Spitfire che sta attaccando l'aeroporto. Nel combattimento il suo aereo viene colpito e comincia a prendere fuoco. Così, per prevenirne l'esplosione, si lancia col paracadute. Atterra in sicurezza, ma è gravemente ferito alla gamba sinistra e viene congedato dal servizio attivo per un anno di convalescenza. Per la sua azione viene insignito della medaglia d'argento al valor militare. In questo periodo passa dal servizio attivo militare a quello politico, diventando segretario e addetto stampa del Partito Fascista di Trapani. Panitteri è un ammiratore del federale di Trapani, Savorgnan, in cui vede il guerriero, l'avvocato ed il leale fascista. Alla caduta di Mussolini il 25 luglio 1943, Panitteri chiede di essere riammesso ai compiti operativi nella sua squadriglia. In segno di protesta per il rifiuto della Regia Aeronautica della sua richiesta e per il nuovo corso politico, si arruola nella Luftwaffe con il grado di Oberleutnant. Il maresciallo Kesselring decide di onorare la sua attitudine bellicosa e la sua personalità anticonformista conferendogli, anche a scopo propagandistico, la Croce di Ferro di prima classe, aggiunta a quella di seconda classe già ottenuta l'anno precedente sui cieli africani. A fine agosto 1943 Panitteri riceve l'incarico di revisore dei conti come giudice di prima nomina. Quel giorno dirà: mi resi conto che ero l'unico in Italia a guadagnare 3 redditi, dall'aeronautica militare, dalla Luftwaffe e dal Ministero della Giustizia. Poco dopo si dimette dalla Luftwaffe, essendo stato chiamato a nuovi incarichi nel nuovo Stato repubblicano fascista.
Dopo l'8 settembre 1943 e la nascita della Repubblica Sociale Italiana, l'ex capo politico e amico di Panitteri, Savorgnan, diventa prefetto di Reggio Emilia e chiede l'apporto del vecchio amico, appena nominato giudice, come capo di gabinetto della prefettura. In questo ruolo Panitteri trascorre il resto della guerra.